Rolex vuole davvero distruggere il mercato dell'usato? Beh, volendo potrebbe e forse in parte ci riuscirà, anche se naturalmente fare supposizioni, ipotesi in questo momento è soltanto un mero esercizio speculativo. Non hanno alcun fondamento, anche perché probabilmente neanche i concessionari ad oggi sanno davvero qual è la strategia di Rolex, quantomeno a lungo termine. Però ci sono sicuramente degli aspetti che da appassionati possiamo valutare, possiamo raccontare cercando di capire quale sarà il futuro dell'usato di Rolex. E lo facciamo come sempre in una puntata qui su Talk. Iniziamo subito, ma tra pochi secondi dopo la sigla. Rolex è ufficialmente nel mercato dell'usato da anni, non è una novità, è una novità quella che sarà una strategia diversa da quello che è stato fino ad oggi, però appunto Rolex tramite i suoi concessionari anche sul territorio italiano, e lo si vede anche sui loro siti internet, vende effettivamente l'usato fuori produzione. La novità innanzitutto è che gli orologi saranno venduti anche se hanno almeno 3 anni, quindi non soltanto i fuori produzione ma anche i produzioni che abbiano appunto almeno 3 anni di anzianità, diciamo così. E in particolare non saranno i concessionari a valutare questi orologi, ma la stessa Rolex Ginevra, quindi sarà una certificazione di casa madre, non attraverso i concessionari per conto di casa madre. Questo significa naturalmente che gli orologi saranno certificati nella loro autenticità direttamente da Rolex e poi verranno corredati di garanzia di autenticità, garanzia di 2 anni e un corredino tra scatola, libricini, tag eccetera che saranno consegnati insieme all'orologio usato, così come succede per i nuovi. Questo quantomeno è quello che sappiamo fino ad oggi. Abbiamo parlato di garanzia di autenticità. Il problema però è che non si sa nulla di coevità. Anzi, una cosa la sappiamo, a Rolex non è mai importato praticamente nulla di coevità, tant'è che la stessa Rolex ancora oggi, ed è l'esperienza di cui voglio parlarvi in questo video, va a sostituire pezzi originali di orologi vintage con pezzi più moderni, come ad esempio quadrante, sfere, è successo anche con gli inserti, naturalmente con tutti quegli oggetti, con tutti quei materiali di consumo che fanno parte dell'orologio, come ad esempio il bracciale e tutto ciò che si può consumare. E secondo me il problema è proprio questo, cioè quello che molto probabilmente accadrà è che l'usato Rolex interesserà davvero soltanto una parte di appassionati, quella parte che o non bada alla coevità su un orologio vintage oppure semplicemente vuole il moderno. Ma anche qua naturalmente c'è un problema, perché il moderno normalmente è già corredato di tutto quello che viene consegnato con l'acquisto dell'orologio nuovo, e quindi se parliamo per esempio di un Submariner ceramica che ha anche 10 anni, è comunque un orologio che troveremo quasi sicuramente, e comunque non è difficile da trovare, con tutto il suo corredo, dalla scatola alla garanzia scaduta, ma pur sempre la garanzia originale Rolex, e tutti i libricini, i tag che lo accompagnavano. Quindi mi domando prima di tutto a che servirebbe questa garanzia di autenticità da parte di Rolex. Probabilmente a nulla, perché quella garanzia di autenticità in ogni caso viene a decadere nel momento in cui l'orologio viene venduto a un privato, quindi o lo acquistate direttamente dal concessionario Rolex, acquistate l'usato e vi viene consegnato con il suo corredo originale e con il corredo dell'usato, oppure se pensate di acquistarlo da un privato dovete sapere naturalmente che nel momento in cui il privato l'ha ritirato può averlo manomesso come meglio preferisce, e quindi anche la garanzia di autenticità di Rolex perde di ogni valore. Ma il problema principale secondo me, come dicevo, è il vintage, perché appunto Rolex non ha mai tenuto alla coevità dei propri orologi, e c'è un'esperienza, almeno l'ultima esperienza che mi è capitato di ascoltare su Telegram dal nostro amico Riccardo, che ha acquistato un GMT Master referenza 16700 seriale T, quindi del 1997, e l'ha portato in concessionario per una revisione ufficiale, di quelle revisioni che poi Rolex va a fare sull'orologio, consegnando anche la card di garanzia di 2 anni, che è anche naturalmente una garanzia di autenticità, non potrebbe essere diversamente. Il problema di questo orologio è che è arrivato il concessionario coevo, cioè così come doveva essere, con il suo quadrante al trizio, le sfere al trizio peraltro
con un bel colore nocciola virato dal tempo, ma è stato riconsegnato con quadrante e sfere Luminova. Naturalmente di questo, per fortuna, il nostro amico Riccardo era stato avvisato, tant'è che ha pagato un sovrapprezzo per conservare il proprio quadrante. Però, ad esempio, è stato poco attento sulle sfere che sono andate perse, che non gli sono state effettivamente riconsegnate. Quindi oggi quel 16700, quel GMT Master che è tornato da una revisione ufficiale Rolex, è un orologio non coevo e che sul mercato del collezionismo praticamente ha un bassissimo valore sempre che si trovi qualche collezionista che lo voglia acquistare. È vero, è rimasto il quadrante originale, però ad esempio non ci sono più le sfere che Riccardo dovrebbe andare a recuperare, a trovare dello stesso colore, dello stesso viraggio del quadrante originale, se riuscirà a trovarle, e ha pure dovuto pagare un sovrapprezzo per questo. Ora, che la politica Rolex piaccia o meno non è il merito di questa discussione. Il merito è che gli orologi vintage, anche un orologio, un GMT Master del 1997, quindi un neo vintage con pochi anni sulle spalle, nel momento in cui vengono revisionati da Rolex molto probabilmente non saranno più coevi. E questo secondo me rappresenta un vero discrimine tra andare a comprare un orologio usato direttamente da Rolex quando si tratta di un vintage o di un neo vintage e invece acquistare lo stesso orologio, cercarlo nel mondo del collezionismo da altri canali ai quali gli appassionati da sempre sono abituati, che possono essere il proprio giro di amicizie, le fiere, i reseller più riconosciuti e autorevoli in campo vintage. Insomma, andare a comprare un orologio del genere da Rolex sarà molto pericoloso e questo da appassionato mi dispiace, perché significherà anche che tutti i vintage che passeranno dalle mani di Rolex, molto probabilmente, se la politica adottata sarà la stessa di oggi fino a qualche giorno fa, saranno dei vintage persi. Qualcuno naturalmente dirà che sono tutte fisime da appassionato. È vero, però il collezionismo è questo, non è soltanto acquistare l'orologio come accessorio, acquistare un orologio qualsiasi da mettere al polso per sfoggiarlo. Il collezionismo è da sempre incentrato su queste piccole particolarità, sulla coevità, sull'originalità. Succede negli orologi, succede con tante altre maison di orologi, ma anche in tanti altri settori del collezionismo, le moto d'epoca, le auto d'epoca, qualsiasi oggetto collezionabile, insomma, riceve determinate attenzioni e non vedo perché per gli orologi dovrebbe essere diverso. Probabilmente non lo sarà mai, anche perché è da sempre così. Quindi, tirando le somme, qual è il mio pensiero rispetto alla certificazione Rolex dell'usato, il famoso CPO, ormai chiamato così, ovvero Certified Pre-Owned by Rolex? Beh, la questione è che avrà poco impatto, secondo me, nel mondo dell'usato. Innanzitutto Rolex stabilirà sicuramente l'andamento di mercato, perché tutti i prezzi che farà Rolex, quantomeno sul moderno, dovranno essere seguiti e naturalmente dovranno essere adeguati da parte dei reseller al ribasso per poter fare concorrenza. Però è anche vero che molto probabilmente i reseller, come succede per esempio con i concessionari d'auto, pagheranno di più le referenze usate di Rolex, ma soprattutto le pagheranno subito, come succede oggi, senza far storie. Mi immagino invece una certa burocrazia dietro l'usato di Rolex. Immagino naturalmente che non sarà possibile andare da concessionario a lasciare il proprio orologio e tornare a casa con un assegno o con un bonifico. Allo stesso modo dubito sarà facile o dubito che si potrà proprio fare lasciare il proprio orologio usato da Rolex per acquistare un orologio al listino e avere anche la differenza in denaro, come invece succede da reseller. Certo, potrebbe essere utile per iniziare a creare un rapporto con il concessionario e quindi ad esempio non dover più acquistare gioielli, per così dire, o comunque poter entrare in una boutique monomarca acquistando l'usato e stringendo questo rapporto. Sempre che però l'interesse per il moderno resti vivo come è stato negli ultimi 2-3 anni, perché prima di questi ultimi 2-3 anni l'interesse per gli orologi era soprattutto sul vintage, soprattutto su un certo tipo di collezionismo, soprattutto su orologi d'epoca da collezione. E quindi immagino anche che se dovesse diminuire l'interesse sul moderno, anche tutto l'interesse di stringere rapporti con il concessionario, interesse che appunto fino a pochi anni fa neanche esisteva, cesserà
anche questa volta di esistere e quindi avrà poco senso pensare di andare in concessionario Rolex per comprare degli usati che probabilmente da reseller costeranno meno e se si tratta di vintage sarà anche molto più probabile siano coevi. Anche in questo caso, naturalmente, quando si va a comprare vintage bisogna studiare, che si tratti di reseller, che si tratti di concessionario, anche perché le scuole di pensiero attorno a vintage sono tante, bisogna sposarne una, approfondire e poi scegliere il proprio pezzo, ma questo è un altro discorso. Insomma, cambieranno davvero le cose con l'usato garantito e certificato da parte di Rolex? Probabilmente sì, si tratta di una notizia comunque importante, si tratta di Rolex che entra nel mercato dell'usato a tutti gli effetti, con certificazioni che arrivano da casa madre e sicuramente questo contribuirà a regolare il mercato. Dubito che verrà regolato al ribasso perché significherebbe perdere esclusività, perdere hype, tutte cose che un'azienda come Rolex invece punta sicuramente e che ad oggi l'ha portata ad essere davvero sulla bocca di tutti, ma in ogni caso non credo che questa scelta da parte della casa coronata potrà poi effettivamente rivoluzionare un mercato che praticamente vive di vita propria. Come ho premesso, si tratta come sempre di supposizioni, ipotesi, illazioni. Nessuno ci può dire davvero come andranno le cose. Da un lato sono contento che Rolex possa effettivamente rivoluzionare un po' il mercato dell'usato, dall'altro lato però dubito fortemente che accadrà. Per quanto riguarda il vintage, anche a seguito dell'ultima esperienza che vi ho raccontato di Riccardo, credo che sarà comunque sempre necessario studiare e magari rivolgersi a professionisti competenti nella materia del vintage. Ditemi cosa pensate del vintage, della coevità e che cosa vi aspettate da questa mossa di Rolex. Ne parliamo insieme come sempre nei commenti. Vi ringrazio per essere stati anche in questa puntata. Noi ci vediamo in un prossimo video qui su TOC.